Ciao a Buongiornissimo! tutti! A me continua la Cos'è? voce. Hai mal di gola? Ma no, non è mal di gola, non ho voce. Avrei parlato troppo ieri sera? Può darsi, ho parlato, Oh, porca voletta! No, ragazzi, l'evento al Palaclima con le aree protette per marittime è andato a gonfie vele. Super, super Abbiamo bene. chiesto il permesso di avere il video per farvelo vedere nei prossimi giorni su YouTube. Ce l'hanno concesso, quindi ce lo manderanno. È un intervento di un'ora e mezza, Sì. dove Monica, colei che ci ha intervistato, che lavora anche al parco ed è specializzata nel turismo in giro per il mondo, ci ha fatto sentire veramente a nostro Sì, agio. infatti io poi l'ho ringraziata perché io, come ben sapete, non mi oso parlare in pubblico. E lei è stata proprio, me l'ha detto subito, sarà una semplice chiacchierata, è stata proprio carina nelle domande, ho apprezzato molto, mi ha messo subito a mio agio, quindi veramente grazie a lei, Sì. se no io ero lì. Diciamo Così. che quei 90 minuti sono letteralmente Sì, volati. volati. Siamo contentissimi che l'evento è stato sold out nel nostro Sì, caso, sì, per cui grazie a tutti voi che siete venuti, sì, grazie mille. grazie al parco per averci invitato e ospitato in questo Palaclima, dove abbiamo veramente chiacchierato come se fossimo al bar in famiglia, è stato stupendo. Dopodiché siamo andati a cena con dei nostri amici, tra cui Saverio, Giusy e Max. Ci siamo confrontati anche su quello che abbiamo detto, sul loro punto di vista, anche sulla nostra attuale nuova vita. Sì, quindi è stato un bel confronto, bello, sia appunto durante l'intervista, sia dopo durante la cena, abbiamo parlato molto, è stata veramente una serata piena di spunti. Sì, molti tra l'altro curiosi sulla stazione meteo. Tra l'altro, voi ancora, perché volevamo ancora ringraziare Sergio, che è venuto l'altro giorno a Sì, trovarci. e ci ha portato i regali di Natale. Ci ha portato dei regali di Natale, ci ha portato i peperoni fatti da lui, Dei libri. dei libri, ci ha portato l'aglio. L'aglio che adesso pianteremo. Sì, quindi O meglio, veramente proviamo a grazie mille piantarlo. della visita. Sì, grazie fatissimo piacere. Sergio. È sempre un piacere vederti. È partito direttamente, non sappiamo dove, ma dalla Liguria. Sì, non ci ricordiamo più da dove. Sì, ed Scusa è stato... Sergio, ma non ci ricordiamo più da dove vieni. E noi oggi abbiamo deciso di... Abbiamo fatto un sacco di lavori perché adesso stanno arrivando degli ospiti a fare la tinozza. Sì, E abbiamo fatto un po' di lavoretti, come vedete le mani sono sporche di terra, però adesso prima che tramonti il sole, che mancherà mezz'oretta circa, vogliamo potare un po' le piante qua attorno perché le previsioni confermano l'aumento delle possibilità della prima neve. ma sì, Eppi, ci sei anche tu. Dov'è Epi? Ha chiamato. Dov'è Epi? Niente, va via. Niente. Epi purtroppo, come sapete, è molto servai. Vai. Tra l'altro, io inizio subito con botta, perché poi mi dimentico, la canzone del giorno, Il Bombarolo di Fabrizio De André. E ringrazi chi che ti ha detto di... Perché messaggiando con Loris, l'amico di Robilante, sono uscite alcune citazioni veramente importanti su De André. A me è venuta in mente la canzone del Bombarolo, Sì. per cui oggi vi portiamo nel cantautorato italiano. Secondo me, Che tanta roba, però è una delle poche canzoni che non conosco di De André. allora perché te De la André metto lo dopo mentre conosco. lavoriamo. Adesso però si va a potare perché poi scende il Sì, sole. io devo pulire bene tutto qua fuori perché arrivano appunto gli ospiti a fare la tinozza. Sì, e c'è veramente un delirio. casino. E allora sistemiamo Grazie un po' di roba. per tutto quello che ci state scrivendo e supportando. Ora si inizia perché Sì. sennò diventa tardi. Sì. Andiamo. Vado a bere alla fontana. Brava. Poi Sarà... non bevo più. No, sarà uno degli ultimi giorni che l'apriamo perché se poi va sotto zero e inizia a nevicare. Sì. È bella Ma fresca. perché mi filmi? E sta voce. È bella, fare Che poi ero io in maniche corte. Cosa ho fatto di male? Sembra quando è venuto Mediaset. Vabbè, iniziamo, va, che c'è da sistemare tutto e potare con la motosega queste due piante qua perché quest'anno non siamo riusciti a raccogliere i frutti che erano troppo in alto, quindi proviamo a tagliarle lì sotto per vedere se riusciamo a rendere un po' più basse, un po' più cespugliose. Ci proviamo. E uno. Ma io spero
Tra l'altro sarebbe da fare anche il filo, Ma sarà giusto? secondo me sì, perché noi lasciamo che crescano questo qua lo taglio, lasciamo che crescano quelli più piccoli, così lei, tanto quest'anno non ha fatto. Perché la vogliamo tenere più bassa? Ma sì, perché poi tanto, non lo so, poi di sicuro tanto c'è qualcuno che mi criticherà, quindi... Perché non l'avendolo mai fatto. Puoi andare? Salute! Saluzzo! No, praticamente la lama fa schifo. Lama. Lo so, pollice in giù per me perché non ho fatto la lama e i demolle, adesso la vado a tirare prima di andare sull'altra. Voce! Quello che abbiamo deciso è di abbassarla perché in alto l'anno scorso mezza era morta in piedi. E in alto poi le susine, se ci fossero, non ce l'avremmo fatta a raccoglierle. Quindi abbiamo visto che sta buttando bene da sotto qui. Abbiamo tolto la parte alta e vediamo se la prossima primavera sarà della nostra. Perché ci terremmo a raccogliere le susine per fare la marmellata. E poi vorremmo tenerle un po' più basse queste piante perché vicino a casa, sai. Visto che quella di fianco a me l'ha sradicata completamente la tempesta. Esatto, quindi è meglio tenerle un po' più Adesso basse. regolo la catena e andiamo dalla Sì, marena. ma io cosa faccio? Inizio a togliere quelli? Secondo me ti conviene. E dove li metto? E li mettiamo un attimo da parte. Mm, Li mettiamo qua in punta. qui Qua sotto sotto. il forno. E poi li sramiamo. Ok, capito capo. Che capo. Decisamente più areggiato il lavoro che abbiamo fatto, rende più libera anche la vista. Ma poi vogliamo cercare di tenerli bassi sti ciliegi, sennò è impossibile raccoglierle. Sì, Perché ne fanno? e come vedete qua è molto più libero e la pianta in teoria butta da sotto, così mi hanno spiegato. Poi magari avrò sbagliato qualcosa, però sbagliando, come diciamo sempre, Si impara. questa qua la lasciamo ancora un'altra perché uno è perché non siamo in grado di potarla e due perché se vi ricordate il video delle ciliegie noi da qua prendevamo le ciliegie. Adesso però bisogna, io poto ancora un attimo lì e tu inizi a pulire. Sì, io devo passare la scopa tutto qua. Ragazzi, appena vedo il sole scende decisamente la temperatura, però l'altra sera ieri sera che eravamo all'evento c'erano 6 gradi come a Tito Caban a Cuneo, ma sembrava di essere tutto zero dall'umido che c'era perché era veramente intenso il freddo. Mentre qui c'è un po' di effetto favonico, una vista pazzesca che anzi io adesso vi vado a regalare in punta alla strada, ovvero dal nostro punto dove telefoniamo. Guardate che pace. Wow. Il Pigna, la Gardiola, il Margares, la Mirauda e poi lassù ci sarebbe la Bisalta con l'Artendu. Wow. È veramente incredibile. Poi c'è sto fascio di luce sui larici da sotto che è mozzafiato. Wow. Wow wow wow. Bello, eh? Sì. Poi sì, dobbiamo poi anche portare il sambuco. Ah, cavolo. Ma no. Adesso sistemiamo quello che abbiamo già fatto. Dov'è quella gialla? Chi?
Vediamo un po' prima di utilizzare, far danni. E qua, secondo me, è tanto da pulire. Pensavo fin peggio. Cioè, non è pulita, però pensavo decisamente peggio. Oddio. No, pulito è altro. Disastro invece. Ieri l'ho veramente riempita di schifo. Guarda che roba. E niente raga, sono un disastro, non parte. Non so se si sia sforzata troppo l'altro giorno, ma non va più. Simone versus motoseghe, amore terribilmente contrastante. Volevo finire un attimo prima che arrivassero gli ospiti con il poter sramare quelle due ciliegi, ma vabbè, adesso proviamo con l'altra che è da fare il filo, però è l'unica che ci rimane oggi, e poi finiamo, puliamo e siamo pronti per ospitare. Secondo voi sto facendo un sacco di cavolate, vero? Perché non è possibile che continui ad avere così tanti problemi con la motosega. Boh. Secondo me sarà un video corto, ma una cosa è certa, ho una relazione complicata con le motoseghe. Sì. È una relazione davvero complicata, perché adesso mi metto lì a lume di candela col faretto, mi metto a pulirle tutte, le coccolo, li parlo, però non è possibile. Magari non parlate la stessa lingua. Ah, dice che è quello. Boh, fatto sta che ragazzi, silenzio, armonia, la legna che scoppietta, gli uccellini, gli aerei al tramonto e questo angolo di Valle Pesio che, come abbiamo detto anche ieri sera, ci fa battere forte il cuore. E ribadisco e sottolineo che se mi chiamassero per qualche lavoro in viaggio direi di no, perché è il mio viaggio qua tutti i giorni. La casa del giorno l'abbiamo detta. Sì, e cosa? Romina ora è gasata, non vedo l'ora di fare un altro evento. No, vabbè, non Vabbè, ieri esageriamo. è stato bello. Assolutamente, mai detto il contrario. Però Però cosa? no, mi è venuta in mente la scena di Tutta colpa del paradiso. Ah, E com'è quella persona? È bravo. una volta passa lui, eh, una volta passa lei. una volta passano tutti e due e a volte passa nessuno. Ma com'è quella relazione? È bravo, però, e aggiungo puntini, un riferimento è casuale, da Tetto Cavan è tutto, è bravo, però, da Tetto Cavan è tutto, a voi la linea, buongiornissimo. Oggi quindi canzone Il Bombarolo, film Tutta colpa del paradiso. Viva la montagna sempre! Ma soprattutto viva Cuneo! Den Boia Faust! È bravo, È proprio un bravo fiel, però... E vi lascio lì. Ciao!